Portero de Noche ha admitido una cantidad de críticas, de comentarios, de polémicas, de mesas redondas, de cineforums. Yo no sé hasta qué punto la autora de una película como esta no se siente un poco desbordada por tanta interpretación, ¿no? Ma guardi, quando io e Bogart e Rampling abbiamo fatto il film, avevamo l'impressione di fare delle cose così comuni, così semplici, che la cosa, siamo stati i primi a sorprenderci di quello che accade dopo. E quindi, come dire, siamo rimasti molto tranquilli nello stesso tempo. En Portero de Noche, como saben, Max, que es un antiguo miembro de las SS, trabaja de conserje en el Hotel de la Ópera de Viena. Qué ciudad más hermosa para una película, ¿no? ¿Viena? ¿Te gusta Viena? Molto. Sì. Io, è la prima città straniera che ho visto da ragazzino. Mi piace moltissimo. Allora è anche più bella di adesso, subito nel dopoguerra così. Ma cioè, è stata una storia molto semplice, scritta molto rapidamente. È stato un film molto sentito e, come dire, è come andare, andando a Vienna è come sentirla lì la storia. Es el encuentro del placer en un amor sadomasoquista, que Lacavani no se atreve a contarlo en clave real, sino que prefiere sumergirlo todo en un cierto tinte onírico. La hipótesis del fin es un interrogante turbador sobre el mundo de la sexualidad humana que obliga a cuestionarse, a hacerse preguntas sobre el sentido que damos a las llamadas perversiones sexuales. Evidentemente il tema è un tema più profondo di quello che credevamo di trattare, più comune a tutto il mondo, ognuno lo coglie a modo suo. Evidentemente dentro di noi c'è un po' di carnefice e un po' di vittima, anzi credo è una scoperta. En cada uno de nosotros hay algo de verdugo y algo de víctima, es verdad. Sì, è un po' come scoprire l'ombrello se si vuole, però il film puntualizza questo fatto. Ecco, questo è il film ha fatto sì che questo tema comune abbia fatto del film un piccolo classico nel suo genere, nel suo tema, ma questo noi lo ignoravamo. ¿Y el éxito ha sorprendido a Liliana, ese éxito tremendo, universal de la película? Sì, sia diciamo, le cose contro, sia i discorsi pro il film. ¿Cómo era Carpi, el lugar donde nació Liliana? Ma guardi, Carpi è un paese di 50.000 abitanti, però molto bello, con un portico del Perruzzi, un castello dell'Alberti, quindi nel piccolo era una piccola signoria e ha una grande armonia architettonica. Da parte paterna io vengo da Mantova, Ah, de Mantua. che è un'altra città proprio del 400, stupenda, per cui per me l'Italia del nord Italia della mia infanzia è un'Italia quattrocentesca, bellissima e più che altro mi ha allevato mia nonna materna. Poi crescendo sono stata un po' con mio padre e con mia madre, che peraltro poi sono di due ceti sociali completamente differenti. E quindi ho avuto un pochino, diciamo, di stravolgimenti così, però nello stesso tempo credo mi hanno fatto capire anzitempo parecchie cose. Ma quindi non vengo da un nucleo familiare mamma e babbo, ma da una famiglia di nonna e zii da un lato e dall'altra anche là nonni un po' severi, l'antica, eccetera. E quindi non ho l'idea del nucleo familiare carino, ecco, di babbo e mamma. ¿Cuándo siente Liliana que hay un interés por el cine que va más allá del puro interés del espectador? ¿Cuándo nota que ella piensa que su destino está en el cine? E questo quando facevo l'università, a quell'epoca io ho fondato con alcuni amici un cineclub a Carpi, che non c'era, per mostrare a tutti, così, agli amici e così, e a tutti i film che non erano usciti o erano usciti quando eravamo ragazzini, i film del neorealismo, eccetera. E devo dire che da allora, cioè vedendo questi film ormai da grande, ragionando, mi è parso il cinema, diciamo il cinema, il mondo delle immagini, il cinema è quello più adatto a esprimere, diciamo, le idee del mio tempo. Mio padre mi ha portato presto a vedere i musei, ma più presto mi ha fatto vedere le immagini, i quadri, spiegandomi come sono le luci, i colori, la diversità tra una scuola e l'altra. E questo è stato, cioè questo ero ragazzina, quindi mi ha aiutato in questo senso. Gli scrittori che a me piacciono molto sono gli scrittori russi, il romanzo russo dell'Ottocento, soprattutto Dostoevskij e Chekhov.
proprio per la tecnica del racconto, oppure Balzac, proprio questi che scrivevano per il quotidiano a puntate, no? Non romanzi intellettuali. A noi ci sembrano intellettuali oggi, ma erano romanzi semplici, di cose semplici, però profondi. Oggi, per me il più grande regista oggi è Kubrick. Ogni film che fa per me è una così, vedo l'ora di vederlo, perché è sempre una sorpresa bella, tecnicamente e come racconto e come entusiasmo. Mi fa pensare che col cinema si può fare tutto, Kubrick, capisci? Perché cambia genere. Mi annoiano quelli che fanno sempre la stessa cosa. Se inscribe Liliana en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma y en 1960 lo hace los cursos de realización. Tiene de compañero de curso y de banco, creo, sentada en el mismo banco a Bellocchio, ¿no? No, No? banco no. Ah, io leí in alguna parte che era compagnero No, de lui banco. faceva il primo anno faceva l'attore, Ah, poi il bueno. secondo anno faceva regia. Hay un cierto grupo, un cierto espíritu generacional Sì, entre c'era, Bellocchio, Liliana y c'era, Bertolucci, sì, ¿no? c'era. Pero usted está más cerca de Bellocchio o de Bertolucci, de Bernardo, yo creo, ¿no? Io ho frequentato più Bernardo. La nueva ola del cine italiano son ustedes tres, son Bertolucci, Liliana, desaparecido Visconti, desaparecido Rossellini, eh, Ah. con otros directores en un momento de indecisión. Diríamos que están ustedes conquistando la maquinaria, ¿no? Del cine italiano. Son ustedes los tres jinetes. No, curiosamente, diciamo, noi avevamo amici, credo, nella generazione vecchia Bernardo era molto amico di Pierpaolo, anch'io ero molto amica. Io ero molto amica di Luchino. Cioè, come dire, abbiamo poco affiatamento con la generazione di mezzo. Y cuando tiene Liliana 24 años, la RAI convoca un concurso para funcionarios, hay 30 puestos, se presentan 10.000 concursantes, ella se presenta, lo gana y en uno de esos actos un poco típicos de Liliana renuncia a él. ¿Por qué renuncia? Perché non volevo farla funzionaria, Porque no quiere ser funcionaria. volevo fare delle cose, infatti poi le feci, le proposi. Un año más tarde, efectivamente, empieza a realizar para la televisión italiana, comenzando por Historia del Tercer Reich, 4 horas de duración, con un análisis espectral del nazismo. Le sigue el año 63, La Edad de Stalin, la historia soviética en el periodo staliniano, son 3 puntatas, como dicen ahí, 3 capítulos de 1 hora. Después diríamos que ya la primera película de carácter importante en la filmografía, ya hechos para el cine, aunque también para la televisión, es Francisco de Asís. Francesco de È il Assisi. primo telefilm della RAI è stato. Este es el primer telefilm en la historia de la RAI. Sì. ¿Y cómo resultó? È nato, mi proposero di farlo con le telecamere, ecco. E io ho detto no, io preferirei farlo con la pellicola, casomai 16 mm. E infatti l'ho girato 16 mm con la sola somma che avrebbe dovuto servire per i costumi, per pagare gli attori, diciamo il budget esterno, quello che chiamano, dai. Ma guarda, i cannibali è una cosa molto, un'idea molto semplice, molto semplice perché mi è venuta in una sala d'attesa, era ai tempi della contestazione, ai tempi del Biafra, quando i giornali erano pieni di foto, di orrori sul Biafra africano, eccetera. Eravamo tutti già stanchi di queste foto di orrori. E allora ecco, cioè la cosa, cioè volevo parlare di questo, del fatto che ci si abitua a tutto, che le immagini, abbiamo una resistenza all'immagine enorme e il film è tutto fatto su una città che è Milano, invasa da corpi di ribelli, e si vede, accade la storia in mezzo a una città invasa da morti, da corpi per terra, che la gente si abitua a scavalcare, si abitua a viverci accanto. I medici chiamano ospiti i prigionieri del manicomio, di questi lager tremendi, e l'ospite è una donna così, che la parte l'ha fatta Lucia Bosè, credo piuttosto bene. E niente, è la storia di una prigioniera, di un manicomio e delle sue fantasie, niente di più. Creo que Liliana le tiene mucho cariño especialmente a esta película, ¿no? Sì, anche perché io sapevo benissimo, quando si fa un film sui manicomi o sugli ospizi non ha mai successo, proprio lo si sa in partenza. Se lei fa un film veramente su queste cose, la gente preferisce no grazie, insomma, così. Però io l'ho fatto con piacere ugualmente. Molto.
Esta novela la escribió en el siglo XII un discípulo de un mago tibetano y provoca en el protagonista el interés por la sabiduría oriental, lo che le lleva a revivere l'itinerario mistico di Milarepa hacia la liberazione. Questa è proprio la storia di una lettura, ed è una storia dove ho voluto raccontare il mio contatto, il mio rapporto con la cultura orientale. L'ho fatto mentre facevo portiere di notte, ho fatto le riprese, le ho messe da Ah, sì? parte, ho fatto le riprese portiere di notte, l'ho finito, poi ho finito Milarepa. Cioè proprio come una cosa mia così. O sea que se ha estado haciendo un poco Sì, a ratos con Portero de Noche, sì, dos películas un sì, poco compartidas, completamente, sì, entrelazadas, ¿no? sì, sì. Y finalmente está, por ahora, Más allá del bien y del mal, que se inspira libremente en la realidad histórica de los amores de una mujer y de dos hombres, Lou Salomé, Friedrich Nietzsche y su discípulo Paul Ré. ¿Qué querrías decir de esta película, Liliano? Ma cioè, mi è venuto voglia di raccontare questo incontro di questi tre personaggi che il destino ha fatto collegare insieme e che hanno un incontro che è stato così fatale per ognuno dei tre. Y en algún caso, andando el tiempo y tal como andan los adelantos de la técnica, ¿cree usted en la posibilidad de que el vídeo pueda sustituir al cinema? Non credo perché per quello che vedo il pubblico in tutto il mondo, il pubblico televisivo vuole film. E questo vuol dire che la televisione, malgrado il fatto, la chance che ha di entrare in tutte le case, non come il cinema, però vuole dei film. E quindi secondo me sono destinati ad andare insieme e a collaborare sempre più insieme. Io penso che le tecniche che hanno portato l'uomo sulla Luna non sono ancora state applicate nei sistemi di comunicazione, perché non si capisce perché noi vedevamo i primi uomini sulla Luna e noi non vediamo uno spettacolo che viene all'Ecuador o che avviene nel Nuova Zelanda, è solo perché evidentemente ancora non si è deciso di fare questo. Io penso che sarà il mondo del domani, televisivamente parlando, sarà vastissimo e complicatissimo. Cuando un realizador de cine hace una película, ¿piensa en un público determinado, en el público o lo ignora por completo? ¿Lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta? No, io penso che No. è impossibile pensare a un Claro. pubblico, è impossibile assolutamente. Anzi, è bello vedere la gente che va a vedere. Io mi ricordo a Parigi la coda davanti a un film mio, è bello, fa piacere, sinceramente, però non è che tu ci hai pensato prima, assolutamente, perché pensi che il pubblico sia come te sempre, questo è evidente, e che vuol vedere le cose che racconti tu.